Se hai visto l'episodio dedicato al carattere della Val di Fiemme, conosci già la sua personalità. Una valle sobria, autonoma, che non ha bisogno di darsi arie perché ha già tutto quello che le serve. Questo episodio è quello pratico, dove dormire in base a quello che vuoi fare, dove mangiare senza finire nei posti dove finiscono solo i turisti, cosa comprare e dove comprarlo senza pagare il sovrapprezzo del souvenir, quanto spendere in modo realistico e cosa evitare per non buttare soldi su cose che non valgono. La Val di Fiemme è mediamente la più conveniente delle 3 valli di questa serie, ma conveniente non significa senza distinzioni. Anche qui ci sono le trappole e le scelte sbagliate. Questo episodio serve ad evitarle. La prima decisione da prendere non è quale hotel, ma quale paese. La Val di Fiemme si sviluppa lungo tutto il fondovalle e il paese in cui si dorme determina cosa si riesce a fare senza perdere tempo in auto ogni mattina. Cavalese è la scelta giusta per quasi tutti, e non solo perché è il capoluogo. È il paese meglio servito della valle, negozi, ristoranti, servizi, la cabinovia per il Cermis, il palazzo della magnifica comunità, e la posizione centrale permette di raggiungere sia Teserò che Predazzo senza spostamenti lunghi. Il Park Hotel Sacro Cuore, nel centro di Cavalese, è una delle strutture più complete della zona, con spa, ristorante e una posizione che mette tutto a piedi. L'albergo Dolomiti, più semplice e più economico, è la scelta giusta per chi vuole dormire bene senza pagare per i servizi che non userà. L'Alpuris Boutique Suite è la versione più ricercata dell'offerta di Cavalese, camere curate, spa, design che rispetta la tradizione senza copiarne l'estetica. L'Agritour Pian Restel, a pochi minuti dal centro, è invece la porta d'accesso alla dimensione più autentica della valle. Colazione con i prodotti della fattoria, aria diversa da quella di un hotel, un rapporto diretto con chi gestisce che nelle strutture grandi non esiste. Predazzo è la base giusta per chi ha intenzione di muoversi verso il parco di Paneveggio, verso la Val di Fassa o verso i passi dolomitici. Il ristorante Miola, che è anche struttura con camere, è uno dei posti più amati dai locali, lontano dal traffico del fondovalle, con vista e cucina autentica. L'albergo Margherita a Bellamonte, nelle immediate vicinanze di Predazzo, è una di quelle strutture a conduzione familiare gestite con una cura che si sente subito, colazione fatta in casa, personale che conosce il territorio, prezzi che rispecchiano la qualità senza gonfiare. L'Hotel Rio Bianco nel centro di Predazzo è la scelta per chi vuole una struttura completa con piscina esterna, uno dei pochi hotel della valle con questo servizio, prezioso nelle giornate estive che alternano escursione e riposo. Tesero è il paese meno cercato dai turisti e per questo il più tranquillo di tutti. L'Hotel Erika ha recensioni costantemente eccellenti, una struttura wellness piccola e curata che lavora con i produttori locali. E il Latemar, Fiemme, Apartments, ricavati in un antico fienile ristrutturato, sono la soluzione per chi preferisce l'autonomia di un appartamento senza rinunciare alla qualità. Gli agriturismi meritano un discorso separato, perché in Val di Fiemme sono una delle migliori opzioni in assoluto, non solo economicamente, ma come esperienza. L'Agritour Malga Salanzada a Masi di Cavalese è uno dei più amati della zona. Cucina genuina, atmosfera familiare, prodotti propri. Il Maso Corradini vicino a Cavalese produce lamponi e piccoli frutti d'alpeggio e ospita in un edificio costruito con i metodi tradizionali della zona. L'Agritour Maso Schneider, a Ville di Fiemme, è una struttura di nuova concezione immersa nei prati, con 2 parchi e un approccio all'ospitalità che unisce comfort moderno e rispetto del territorio. Il Maso Lena, a Predazzo, tutto in larice, porfido e pietra locale, è uno di quei posti in cui si arriva e si capisce subito di aver fatto la scelta giusta. Consiglio pratico sugli agriturismi. In Val di Fiemme molti agriturismi sono piccoli e non si trovano sui grandi portali. Il sito visitfiemme.it ha una sezione dedicata alle strutture agrituristiche con filtri per caratteristiche e posizione.
È il punto di partenza giusto per trovare quello che corrisponde esattamente a quello che si cerca. La Val di Fiemme ha una tradizione gastronomica autentica, che non ha bisogno di reinventarsi per essere buona. Il problema, come in quasi tutte le destinazioni turistiche, è separare i posti che cucinano davvero da quelli che si limitano a imitarne l'estetica. La differenza si sente nel piatto. Il punto di partenza obbligatorio per orientarsi è il progetto Tradizione e Gusto, promosso dall'Azienda per il Turismo della Val di Fiemme, un circuito di ristoranti, malghe, rifugi e produttori che hanno sottoscritto un disciplinare di qualità e autenticità. Il passaporto del gusto, disponibile presso gli uffici dell'Azienda per il Turismo e sul sito Visit Fiemme, è la guida più utile per orientarsi tra ristoranti, malghe, rifugi e produttori aderenti al progetto Tradizione e Gusto. Il passaporto del gusto, che si può ritirare presso gli uffici dell'Azienda per il Turismo, aggiunge anche una componente ludica. Nelle tappe visitate si raccolgono timbri, un'idea che funziona sorprendentemente bene anche con gli adulti. Il ristorante Miola a Predazzo è uno dei riferimenti storici della valle, aperto dal 1981. Cucina trentina di territorio, posizione su un pendio che domina il paese con vista che cambia il registro di qualsiasi pasto. Il salmerino biologico al cartoccio, il carpaccio di cervo con petali di tartufo nero, il burger di patate e rapa rossa con fonduta di puzzone di malga. Sono piatti che usano materie prime locali con una tecnica che non tradisce la tradizione, ma non si limita a copiarla. Prenotare è fortemente consigliato. L'Eno Bistro Welponer a Cavalese è la faccia contemporanea della gastronomia fiemmese, nato come costola della storica enoteca Delizie Welponer, fondata nel 1965. È un bistrò curato dove si mangia cucina trentina giovane e dinamica con una carta dei vini che attinge direttamente dall'enoteca. Lo chef Alessandro Vinante lavora con materie prime locali con una creatività che non stanca. La Lanterna Verde nel centro di Cavalese è la versione più tradizionale e più accessibile, cucina tipica trentina in ambiente rustico, ideale per chi cerca autenticità senza sperimentazione. Il Maso dello Speck ad Aiano è una tappa obbligatoria per chi vuole capire cosa significa mangiare speck e salumi prodotti secondo le ricette di famiglia, un locale tipico con produzione propria dove si vede la gente al lavoro accanto ai tavoli stessi. Il tagliere di salumi non ha confronti nelle zone turistiche di fondovalle. La prenotazione è necessaria, specialmente nel weekend. Per le malghe e i rifugi. La Malga Salanzada a Masi di Cavalese è il posto dove si mangia come si mangiava una volta. Cucina genuina, porzioni abbondanti, dolci tipici fatti in casa e marmellate proprie. Il rifugio Fuciade, raggiungibile a piedi dal passo San Pellegrino, è uno dei rifugi gastronomici più noti del Trentino orientale. Cucina ladina di alta qualità a 1982 metri di quota, con una cucina che lavora con fantasia su ingredienti locali. La prenotazione è necessaria anche qui. Verificare sempre prima della visita chi gestisce il rifugio perché la conduzione può cambiare nel tempo. L'agritour birrificio di Fiemme a Masi di Cavalese merita una menzione a parte. È nello stesso posto dove si produce la birra artigianale della valle, con cucina di malga, e un'atmosfera che è metà ristorante e metà visita in produzione. Per la colazione e i dolci, la pasticceria Dolce Fiemme a Cavalese, con la sua produzione quotidiana di torte e dolci della tradizione trentina, è il posto giusto per iniziare la giornata. Cosa ordinare in un ristorante di Fiemme? Lo speck di produzione locale, i canederli in brodo, il risotto ai funghi porcini, la stagione è luglio-settembre, la trota o il salmerino di torrente, la polenta con il capriolo o il cervo. Evitare le liste dei menù che propongono tutto in ogni stagione. In un posto autentico, il menù cambia con quello che la natura produce. La Val di Fiemme ha prodotti di qualità alta che vale la pena portare a casa.
e punti vendita dove comprarli senza pagare il sovrapprezzo della vetrina turistica. Il caseificio sociale della Bassa Val di Fiemme a Cavalese è il posto giusto per i formaggi. Il punto vendita interno propone il Formae Val di Fiemme in tutte le versioni: fresco, stagionato, riserva, malga, il caprino di Cavalese, il puzzone di Moena, il Trentingrana e una selezione di prodotti locali che va dai vini alle grappe, dallo speck al miele. I prezzi sono da caseificio, non da boutique. Le visite guidate il venerdì mattina, gratuite con la FIEM Emotion Card, permettono di vedere la lavorazione prima di comprare, il che cambia completamente il rapporto con il prodotto. Per la grappa, la tappa è l'Ones a Panchià, il laboratorio di Massimo Donei che produce distillati artigianali da erbe e frutti raccolti nel territorio. Si compra direttamente in loco, le quantità sono limitate e il prezzo è quello giusto per un artigianato di qualità reale. Chiamare prima di passare per verificare disponibilità e orari di visita. Per il miele, molti apicoltori locali vendono direttamente nelle proprie aziende. A Castello di Fiemme e nelle campagne circostanti le arnie sono visibili anche lungo la strada statale. Per trovare i produttori che vendono direttamente al pubblico, vale la pena chiedere informazioni all'ufficio turistico di Cavalese. Il miele di millefiori alpino, profumato di rododendri e di erbe d'alpeggio, ha caratteristiche molto diverse da quello che si trova abitualmente nei supermercati. Per i salumi, Tito Speck ad Aiano è il punto di riferimento. Produzione propria di speck, luganega e salumi secondo le ricette di famiglia. In vendita sia al ristorante che nel punto vendita annesso. La Delizie Welponer a Cavalese, l'enoteca storica che ha ispirato il bistrò moderno, è invece la selezione più ampia per chi vuole formaggi, vini locali e prodotti tipici tutti insieme in un unico posto. La FIEM Emotion Card è la tessera turistica della valle. Include trasporti locali con navetta, agevolazioni su attrazioni e attività e alcune esperienze come la visita guidata al caseificio. Le formule disponibili e le inclusioni cambiano stagione per stagione, quindi prima di acquistarla vale sempre la pena verificare sul sito visitfiemme.it quale versione conviene in base alla durata del soggiorno e al programma che si ha in mente. Per soggiorni di più giorni che includono diverse attività, il risparmio rispetto agli acquisti separati è in genere significativo. La Val di Fiemme è mediamente la più conveniente delle tre valli di questa serie, ma conveniente non significa economica in senso assoluto. Le montagne trentine hanno prezzi da montagne trentine, e chi arriva aspettandosi i costi di una settimana al mare del sud rimane sorpreso. Per un hotel 3 stelle a Cavalese o Predazzo in alta stagione estiva, il range orientativo va dai 60 agli 90 euro a persona per notte con colazione inclusa. Le strutture con spa o servizi aggiuntivi salgono indicativamente tra i 90 e i 130 euro. Gli agriturismi in genere si posizionano tra i 50 e i 70 euro a persona, con la variabile della cena in loco che conviene quasi sempre aggiungere. Gli appartamenti per soggiorni di almeno una settimana possono abbassare significativamente il costo del pernottamento. In una struttura con cucina, il risparmio sui pasti compensa rapidamente il costo leggermente più alto del bilocale rispetto alla camera. Questi prezzi sono indicativi e soggetti a variazioni. Verificare sempre le tariffe aggiornate al momento della prenotazione. Per i pasti, un pranzo completo, con primo, secondo e acqua in un ristorante tipico costa indicativamente tra i 20 e i 35 euro a persona. Le malghe e i rifugi in quota sono spesso più economici dei ristoranti di paese, soprattutto quelli non pubblicizzati nei centri abitati. Una merenda con tagliere di formaggi e speck può diventare il pasto più soddisfacente della giornata e costa meno di un pranzo completo. Per le attività, l'ingresso al palazzo della magnifica comunità di Cavalese con visita guidata è intorno ai 7-8 euro, il museo geologico di Predazzo tra i 5 e gli 8 euro. La cabinovia del Cermis, da Cavalese, uno dei panorami più spettacolari della zona,
intorno ai 16-18 euro andata e ritorno. Con la FIEM Emotion Card molti di questi ingressi diventano gratuiti o scontati. La prima trappola della Val di Fiemme è comprare prodotti tipici nelle botteghe del centro storico di Cavalese, senza prima aver verificato i prezzi al caseificio. Lo stesso formae comprato in un punto vendita turistico può costare sensibilmente di più rispetto a quello acquistato direttamente al caseificio sociale, stesso prodotto, stesso produttore. La seconda è mangiare nei locali sul viale principale di Cavalese senza sbirciare il menù dall'esterno. I ristoranti visibili dalla strada principale non sono necessariamente i migliori, sono i più visibili, che è diverso. Molti dei locali più apprezzati dai residenti sono fuori dal centro, senza insegne elaborate, con il parcheggio pieno di auto con targhe locali. Quella è la guida Michelin della Val di Fiemme. La terza è non prenotare al rifugio Fuciade o al ristorante Miola sperando di trovare posto. Sono posti piccoli e molto cercati. La delusione di arrivare e non trovare tavolo può rovinare una giornata costruita bene. Si prenota, sempre. La quarta è organizzare le escursioni, senza scaricare offline le mappe e gli orari del servizio navette. La connessione dati in alcune zone del Lago Rai e del parco di Paneveggio è inaffidabile. E dipendere dal segnale per orientarsi in montagna è un rischio che si evita facilmente con 10 minuti di preparazione a casa. La Val di Fiemme non è una valle di alta montagna tecnica, ma è pur sempre montagna. Alcune regole di base, che non dipendono dall'esperienza dell'escursionista, ma dalla buona organizzazione, valgono qui come in qualsiasi altra zona alpina. I temporali estivi sono la variabile più importante da considerare. In Trentino orientale, tra luglio e agosto, i temporali pomeridiani sono una possibilità concreta. Spesso si formano nel giro di pochi minuti da un cielo apparentemente sereno. La regola è partire per le escursioni in quota non più tardi delle 7 o delle 8 di mattina e prevedere il ritorno prima delle 13. Non è una convenzione, è la logistica del clima alpino estivo. Scarpe adeguate, non scarpe da ginnastica, non sandali. Molti sentieri del Lago Rai e dell'area di Paneveggio sono su terreno irregolare, spesso umido, con qualche tratto su roccia. Una scarpa da trekking con suola in gomma scolpita non è un lusso. È la differenza tra una passeggiata sicura e un infortunio banale. Il bastoncino da trekking è un investimento che chi non lo ha mai usato sottovaluta e chi lo ha usato non abbandona più. L'abbigliamento a strati è obbligatorio anche in luglio. La temperatura a 2000 metri può essere anche 15 gradi, inferiore a quella di fondovalle. Partire con una giacca impermeabile nello zaino non pesa nulla e risolve qualsiasi temporale improvviso. Il numero unico delle emergenze in montagna in Trentino è il 112, attivo anche con segnale ridotto. Comunicare sempre a qualcuno dove si va e quando si prevede di tornare. Non è paranoia, è la pratica corretta in qualsiasi escursione fuori dal fondovalle. L'estate in Val di Fiemme ha 2 stagioni distinte dentro di sé. Giugno e i primi di luglio sono la stagione dei prati fioriti, le orchidee spontanee, i rododendri, le erbe alpine che profumano i boschi, con meno folla rispetto al cuore dell'estate e prezzi ancora nella fascia intermedia. Luglio e agosto sono l'alta stagione piena, massima animazione, prezzi al picco, qualche difficoltà in più a trovare posto nelle strutture migliori senza prenotazione anticipata. Settembre è per molti il mese migliore. Il foliage dei boschi, la desmontegada di Predazzo, i prezzi che scendono e la qualità che resta identica. Chi può scegliere? Scelga settembre. La Val di Fiemme non ha bisogno che la si difenda o che la si venda. Ha bisogno di essere conosciuta per quello che è. E quello che è si capisce meglio dall'interno, con il formae appena comprato al caseificio in tasca e un sentiero del Lago Rai davanti. Nel prossimo episodio entriamo nella guida pratica della Val di Fassa, dove la logistica cambia, i prezzi salgono e la montagna si fa verticale.